Oggi per il nostro canale tocchiamo un argomento particolare che è l'arte. E per parlare di arte abbiamo incontrato un giovane artista autodidatta, un personaggio molto interessante, Ivan Licciardi, che ci parlerà della sua opera, di come è diventato artista. Ma non abbiamo scelto un artista tra tanti, abbiamo scelto una persona che in questo momento, in questa epoca particolarmente delicata, direi che è uno dei pochissimi artisti che ha il coraggio di esporsi e che ha il coraggio di utilizzare l'arte per dire qualcosa sulla situazione che stiamo vivendo. Noi l'abbiamo visto e a me è capitato anche qualche giorno fa di parlarne durante un'intervista che mi è stata fatta. È stranissimo, quando si parla di arte normalmente pensiamo sempre agli artisti come dei personaggi ribelli, come delle persone estremamente attente a quello che gli accade attorno, estremamente attente al punto tale da essere permanentemente impegnati. Invece siamo in un'epoca dove, tranne pochissime eccezioni, la maggior parte degli artisti in questo momento sembra che non hanno nulla da dire. Quindi invece vogliamo parlare con Ivan Licciardi, che appunto è un artista di origine milanese, che oramai da tanti anni abita in Umbria, tra l'altro in uno splendido posto, in un angolino nascosto dell'Umbria. E quindi perché abbiamo scelto te, Ivan? Io ho scelto te perché conosco le tue opere, in particolare conosco una tua opera che si chiama appunto L'Urlo Silenzioso, che è qualcosa di molto emblematico. Parla di questo tempo, lo parla descrivendo soprattutto la realtà giovanile. Allora, mi interessa intanto sapere cosa fai tu come artista, com'è che sei diventato artista? Ciao Martino, grazie per l'invito, grazie per l'opportunità che mi stai dando. Come sono diventato artista? Se essere sincero, è successo tutto per puro caso. Mi è capitato che un'amica mi ha dato dell'argilla così per giocare e ho iniziato a realizzare qualche cosa, ma proprio così per giocare. E sono venute delle piccole opere, non saprei come definirle, ma e l'ho fatto così saltuariamente per qualche anno, ma proprio saltuariamente, una volta ogni tanto, ma ti parlo di oggetti di piccole dimensioni, era proprio un gioco. E poi, nel 2016 invece, ho voluto provare a farlo a dimensione naturale. E lì sono rimasto sorpreso perché veniva fuori da solo quello che adesso ho come bagaglio culturale, non saprei come definirlo. Oh. Ehm, è stato è stato un evento fortuito che mi ha fatto scoprire questa cosa. Non posso neanche dire di essere passato da un percorso di autodidatta, perché non sarebbe così. È saltato fuori da solo, ho appoggiato le mani sulla creta, ho deciso di farlo di essere naturale e veniva fuori da solo. Cioè io stesso rimango sorpreso. È come se cioè io è come se io non sapessi, ma le mie mani lo sanno. E Si, rimango sorpreso, vengono fuori da sole le cose. Certo, si io ci metto. direbbe, al giorno d'oggi si direbbe che sei un artista che canalizza, sai, va molto di moda questo termine canalizzare, e accade un po' nell'ambito spirituale, ma anche nell'ambito artistico, cioè quando una persona semplicemente è vuota e in quel momento accade qualcosa, è come se fosse veramente un medium, un canale perché attraverso le sue mani, attraverso le sue parole, qualcosa di prodigioso si manifesti. Mi sembra che è un pochino il tuo caso perché allora, dunque, tu non hai fatto accademia, non hai studiato arte né a livello teorico né a livello pratico, non hai frequentato nessuna bottega d'artisti, nel senso non sei mai stato dietro nessuno scultore, però nonostante questo, quando hai cominciato a, come dici tu, a giocherellare con l'argilla,
sono cominciate a uscire cose interessanti, poi hai aumentato la taglia delle tue opere e a questo punto sono venuti fuori quello che chiamerei, appunto, siccome io l'ho visitato il tuo atelier, quindi conosco benissimo una buona parte almeno delle tue opere, sono cominciati a uscire questi prodigi. Ma io ti volevo appunto portare su questo che secondo me è un po' al momento il prodigio dei prodigi, che è questa opera che appunto è L'urlo silenzioso. Me la puoi spiegare? Perché è emblematica, parla bene o male della situazione del Covid, ahimè si parla in maniera molto diretta della situazione che patiscono i giovani sballottati da una parte all'altra, il lockdown, i varie limitazioni delle libertà legate alle misure restrittive per arginare la pandemia, e quindi sono una rappresentazione di una gioventù che in un qualche modo è silenziosa, è vittima degli eventi molto più grandi di loro, ma che allo stesso tempo è una gioventù che forse ha qualcosa da dire. Dimmi un po' di questo urlo silenzioso. Sì, questa è l'ultima opera che ho fatto. Ovviamente tocca un tema, io direi, sentito da tutti in un modo o nell'altro, direttamente o indirettamente. Cioè, in quest'opera io raffiguro un ragazzo, ma il tema che sono andato a toccare riguarda veramente tutti quanti. A maggior ragione i ragazzi, perché loro sono, secondo me, sono le maggiori vittime delle nostre decisioni, volute o non volute. Certo, è un'opera è un'opera di denuncia. Io ho cercato di concentrare in un'immagine, diciamo, i fattori più salienti, ma comunque osservando quelli poi appunto arrivi a congetturare su tutto il resto, cioè quello che è la politica, la situazione attuale, Certo. la scuola, il comportamento sociale che c'è stato attualmente, che ha ridefinito un po' tutto, veramente un po' tutto. Cioè, a questo punto ci troviamo in una situazione, bisogna farsi veramente tante domande. Abbiamo visto che anche i diritti che vengono considerati fondamentali sono stati stravolti, sono lì che si chiedono: ma l'abbiamo toccati o non l'abbiamo toccati? Intanto la gente sta soffrendo e crolla. Ogni decisione richiede tempo, decisioni, decisioni, decisioni. Io inizio a vergognarmi di tutto quello che vedo. Sono comunque un po' un eremita, sto sempre in disparte, ma quello che sto vedendo forzatamente mi viene a toccare, forzatamente, perché ultimamente ne ho passate diverse, per cui sono stato personalmente toccato. Ho un figlio, ho visto cosa ha passato in questi ultimi 2 anni, è stata una cosa veramente che non me la sarei mai Stravolgente. aspettata. No. Quello che abbiamo passato ultimamente, secondo me, è la più brutta delle fantasie che si poteva immaginare. E se uno doveva immaginare un film d'horror, avrebbe immaginato questo. Non lo so neanche se se si poteva arrivare. Siamo andati veramente oltre. Quello che mi stupisce è che la gente incassa, incassa, incassa sempre. A tutto c'è un Ovviamente. limite. Io ho 50 anni, in 50 anni ne ho viste tante. Ho anche capito l'Italia è un paese bellissimo, veramente bellissimo, e ho anche capito che funziona, insomma, un po' così, è una ruota un po' acciaccata. Ma a questo punto no, quello che sto vedendo adesso nella mia vita non ha precedenti storici. Nei libri di storia non ci sono precedenti, e quello che sto vedendo è veramente vergognoso. E in qualche modo lo dovevo gridare, come lo faccio? Hai Se fatto alzo la bene. voce se alzo la voce ovviamente vengo preso per pazzo, e allora cosa faccio? Uso i mezzi che ho, i mezzi che ho. In questo caso Così sono sei preso doppiamente per pazzo, quindi no, scherzo, ti prendo ovviamente in no, giro. però Guarda, ha attirato l'attenzione, e questo assolutamente, ma infatti è per questo che ho messo i miei piccoli riflettori su questa cosa, perché io mi ricordo una volta sono venuto a trovarti a casa e c'era, non nell'atelier, ma appunto a casa, e c'era nascosto sotto questo cellofan
come su un tavolo, quindi sollevato da terra una sagoma. E allora ti ho chiesto, ma che stai facendo? Cosa c'è qui sotto? E tu delicatamente hai scoperchiato questa sagoma e sotto piano piano la stavi già finendo, era molto avanzata già l'opera, c'era questo ragazzo a grandezza naturale, quindi faceva paura perché me lo sono trovato faccia a faccia, in una postura che dice tutto. Tu dicevi è un'epoca assurda quella che viviamo, è un'epoca forse fra le più terribili, anche se ci lavoriamo con l'immaginazione non potremmo per certe cose arrivare a tanto. In realtà è un incubo, perché vedi questo ragazzo che è esattamente un po' la fisionomia di molti giovani di oggi, volto spento, capo chinato, mascherina, in mano non si capisce ovviamente perché è una scultura in argilla, quindi non lo potremo mai capire, un telefonino acceso spento, quindi sembra proprio l'icona del giovane di oggi, non di tutti, però ahimè di una maggior parte dei giovani e soprattutto di quelli che sembrerebbe stiamo forgiando perché siano i giovani del futuro, cioè dei giovani essenzialmente spenti, piegati su se stessi, senza risorse, con questo sguardo che tu sei stato in grado di rendere in maniera, secondo me, magistrale, uno sguardo con occhi aperti ma spento. Per cui questi occhi si vedono, questo ragazzo, anche se sono occhi d'argilla, ora di terracotta, visto che l'opera è stata poi cotta, sono occhi aperti ma che non sanno più vedere, non sanno più riconoscere, non sanno più dire. E l'attitudine è quella di un giovane che dovrebbe essere l'emblema della vitalità, invece è un qualcosa che è già spento. Non è un frutto che sta maturando, ma è un frutto che sembra sta già appassendo. A me questo m'ha colpito in maniera forte, quindi come dici tu, ovviamente è una denuncia. Ma a questo punto, se tu attraverso questa opera, che appunto si chiama L'urlo silenzioso, quindi qualcosa probabilmente ancora nei giovani di oggi grida dentro, solo che non trova forse le parole per esprimersi o forse la forza. Cosa vorresti te dire a un giovane di adesso? Con le tue parole questo e non per forza con la tua arte. Guarda, hai centrato il segno, perché comunque bisogna tenere presente che parlando di giovani, quello che stiamo facendo, perché non stiamo parlando di pochi giorni, stiamo parlando ormai di quasi 3 anni, quello che hanno passato e che lo stiamo facendo passare noi adulti per normale, sta diventando un'educazione. Noi stiamo veramente forgiando i professionisti del futuro in questo modo, questi professionisti che studiano in DAD con tutti i vari problemi, questi professionisti che devono andare a scuola mantenendo una distanza e devono dare 1000 spiegazioni, se starnutiscono vengono guardati come se avessero fatto chissà quell'abominio. Davanti a quali dati, i dati veri dicono veramente che comportarsi così è osceno. Non c'è una spiegazione, veramente stiamo educando i nostri figli e gli stiamo facendo del male. Cosa devo dire ai ragazzi? Ai ragazzi ovviamente gli dico di non arrendersi mai, ma la sveglia maggiore io la darei agli adulti, perché il ragazzo è comunque succube di questa realtà. Loro arrivano in questo mondo pensando che appunto sia un mondo degno di tutti, di loro, mettiamo al mondo i figli e dovrebbe essere così. E invece questo, e gli facciamo vedere anche che lo accettiamo, che è normale, che tutto questo è normale. Viene chiamata la nuova normalità, la nuova normalità viene chiamata. È un abominio una cosa del genere. Una parola fa pugni con l'altra, la nuova normalità. La normalità è qualcosa che sempre sta. Io rido e sorrido mentre tu parli, non ti voglio interrompere assolutamente, semplicemente vorrei aggiungere qualcosa che secondo me è perfettamente in linea con quello che stai dicendo. Ivan, il problema grosso, come lo stai tu in maniera così nitida dicendo, sono gli adulti. Ora, i ragazzi purtroppo non possono fare il pandan, cioè noi adulti abbiamo un piede nel vecchio mondo e un altro piede lo stiamo mettendo, come dici tu, da quasi 3 anni a questa parte in questo nuovo mondo. Ma i giovani ce l'hanno molto meno questa capacità di stare da una parte e da un'altra. Essendo giovani, per loro questo nuovo mondo sta diventando la normalità. E in questo clima di angoscia, secondo me, mi dirai tu se sei d'accordo o meno, di paura, di terrore che viene sparso ogni secondo in maniera incessante, ci stiamo appiattendo sul presente. Che significa? Tutto è
tutto è giustificato perché siamo in emergenza, ma nessuno si domanda, ma se noi continuiamo così, fra 10 anni, un ragazzo oramai ridotto a una dimensione coatta, rinchiuso in una gabbia, dove tutti i suoi comportamenti sono rimodellati, dove fino a poco tempo fa anche il fatto di andare in discoteca e di divertirsi sembrava essere divenuto un peccato mortale. Se noi continuiamo a martellare questi giovani, rimaniamo nell'immagine del forgiare, quindi come se noi forgiassimo una scultura, ma questa volta la abbozziamo appunto con colpi di martello per dargli una forma e non modellandola con le mani. Fra 15 anni, come dicevi tu, quando questi ragazzi saranno degli adulti, cosa saranno? Dico io, dei fagiolini o degli esseri umani? Della verdura già appassita o persone che avranno responsabilità rispetto a se stessi, a quelli che dovranno essere i loro figli a loro volta, perché noi passiamo il Saranno testimone persone ovviamente. abituate, saranno persone abituate ad accettare qualsiasi cosa gli si venga detta a prescindere, senza farsi nessuna domanda, abituate in questo modo. Tu ti rendi conto che un bambino, ad esempio, che nel 2020 aveva 2 anni, ha passato gli ultimi 3 anni così, più della sua vita, più della sua vita così, il doppio della sua vita così. Per lui è normale la mascherina e se vai a vedere magari anche i genitori sono in questo modo, perché è tutto fondato veramente sulla follia, è follia, perché ci sono le informazioni, uno deve andare a cercare. Se ci si accontenta della televisione, allora per me, io credo che, parlo per me personalmente, stiamo parlando veramente di pura propaganda. Non sapevo che cosa fosse, pensavo che la propaganda era quello che leggevo sui libri di storia riguardo, che ne so, Goebbels, quello che aveva fatto proprio con la televisione, il lavoro apposta incentrato su convincere la gente, ma io pensavo finisse lì. E invece no, sto vedendo che la televisione oggi è rotta questo. Vai nei parchi giochi il pomeriggio, i bambini con la mascherina. Dove sta nella tua opera il grido, secondo te? Dov'è che urla questo ragazzino totalmente spento, che è un'immagine, secondo me, potente ma tristissima al tempo stesso. So che tu, questa tua opera sta già girando la fotografia su vari social e c'hai moltissimi commenti positivi e anche aiuta quest'opera a risvegliare la coscienza di molti genitori che vedendo questa immagine in terracotta dicono wow, la sovrappongono al proprio figlio e si rendono conto che qualcosa non va in questi loro figli. Ma se tu dovessi andare a cercare il grido, dov'è che sta gridando, secondo te, nella tua opera d'arte, quel ragazzo? Perché visto da fuori non c'è più nessun grido, sembra, sai come quando fanno le esercitazioni Accettazione. con le bombe atomiche che le fanno esplodere per fare i test a enormi profondità, in maniera tale che lo scoppio avvenga in profondità, fuori non succede niente, in quella maniera stai testando però un'esplosione. Questi ragazzi dov'è che stanno esplodendo dentro e dov'è eventualmente questo grido? Perché da fuori non si vede niente. Non Ti si parlo vede della tua niente. scultura, eh? Sì, guarda, è una questione ovviamente di percezione, del vissuto personale. Io ho visto anche con tutti i commenti che sono arrivati, sono veramente tanti, ma ho capito anche come la gente lo percepisce e ho notato ovviamente che chi è padre, madre, insomma chi è genitore, questa cosa che abbiamo passato tutti quanti, l'ha vissuta in maniera doppia, perché non l'ha vissuta solo su se stesso, su ciò che sono le dinamiche in famiglia, ma col figlio o i figli. Eh, io non so gli altri, ma per me, per noi, per mia moglie, per me è stata una grande sofferenza vedere negli ultimi 3 anni quello che ha dovuto passare mio figlio. La discriminazione che ha dovuto Quanti anni ha tuo passare figlio? mio figlio ora ne ha di 18 e mezzo, 18 e per mezzo. cui ha sempre sognato di fare il militare e adesso che poteva farlo non ha potuto farlo perché era diventata obbligatoria la vaccinazione. Ovvio, Questa questo è discriminazione logico. anche a scuola, col Green Pass, questi continui tamponi, queste spiegazioni. Si è trovato lui stesso
a dover discutere spesso con i suoi amici su queste situazioni che dovrebbero riguardare gli adulti e non certo loro, fino a essere discriminato lui e pochi altri perché hai deciso di non vaccinarti perché ci credi, perché ti sei informato, perché i genitori magari sono stati un pochino più scrupolosi. Tanti sono stati ingannati, io mi rendo conto, sono veramente stati ingannati. Ma sai Ivan, c'è Ma anche... a tutto c'è un limite, nel senso, dopo un po' ti accorgi della situazione, perché poi io ho notato che si è passati all'accettazione. È sufficiente che mi viene a dire che questo vaccino è un segreto militare. Per me hai detto tutto e io metto in ballo mio figlio. Stiamo giocando con le parole ultimamente. Abbiamo inventato detta bene. l'asintomatico, abbiamo inventato appunto il vaccino è diventato un segreto militare. Ehm, Oltretutto, caro Ivan, tutto questo accade in un mondo dove noi adulti e coloro che ci governano, pensa a te, si sono comprati appunto la fedeltà di questi ragazzi, come l'abbiamo visto in Italia, in alcuni casi dicendo se fai questo ti do un cono gelato, se fai questo ti do 10 euro. Quindi rendiamoci conto se questo è il rispetto che noi abbiamo per le nuove generazioni. Pensare che tu le nuove generazioni te le compri con 10 euro. E questo è il è rispetto, quindi offensivo, è sappiamo già veramente che siamo offensivo. scarti, siamo già scarti pronti a essere buttati via, perché se un giovane deve essere convinto a buone maniere con una svendita così al basso, vuol dire che chi ci sta sopra, caro Ivan, ci considera veramente molto poco preziosi e quindi assolutamente non è vero quello che spesso ci vogliono far credere, che la nostra salute, la nostra benessere, la nostra dignità soprattutto è il più grande dei valori che in un qualche modo vengono perseguiti in questo momento. Però quello che mi interessava, Ivan, perché tu so che sei lucidissimo e so benissimo che, dicevamo prima, sei un artista che canalizza, quindi sembra quasi che le opere a te accadano e tu sei solo il tramite per cui questi accadimenti possano prendere forma. Il tuo lavoro di artista è molto un lavoro di denuncia, però un artista alla base denuncia anche per far fiorire e mostrare il bello. Quindi in questa epoca nostra, secondo te cos'è la bellezza? E tu anche come artista, come puoi far uscire la bellezza dalle tue mani? Non è una domanda retorica, mi interessa perché appunto, sempre in questo mondo anacquato dove si parla di artisti e gli artisti non parlano più e se parlano spesso e volentieri ripetono quello che è il bla bla sentito in giro dalla maggior parte delle fonti di informazione ufficiali, mi interessa capire da te, artista autodidatta che però quando si mette a occhi aperti e occhi chiusi di fronte all'argilla escono delle cose. Cos'è per te questa bellezza? Come farla germogliare la bellezza e come la bellezza può essere un messaggio importante? Perché se no, Ivan, il rischio è sul negativo è facile raccontare e più scaviamo sul negativo più ne troviamo di negativo. Ah, Ma è beh, importante, infatti, soprattutto per i giovani, dargli, e anche per noi meno giovani, abbiamo anche noi bisogno di bellezza, e ce la stiamo dimenticato, cos'è la bellezza, la vita e la vitalità. Cosa è per te la bellezza e come si può far uscire adesso e soprattutto col tuo lavoro d'artista? cos'è bello? È una questione di percezione, secondo me. Io personalmente, come hai detto tu, è giusto, nel brutto è possibile trovare tanti spunti, ce ne sono veramente tanti. Ma a parte questo, io penso personalmente che il bello sta sembra una frase fatta, ma sta in ogni cosa. Tutto è bello e dipende dal punto di vista. O, diciamo una sorta di distanza a cui osservi e apprezzi le cose. Per dire che tutto è bello intendo proprio a questo punto la materia, perché più mi avvicino a un oggetto, io a una certa distanza posso apprezzare eh, la tua sagoma, posso vedere la bellezza di questa forma e più mi avvicino a apprezzare la bellezza delle tue guance, dei tuoi denti, delle tue forme. Ma se mi avvicinassi ancora di più, inizio a perdere ciò che è l'insieme della tua immagine e inizio a vedere più vicino la tua pelle.
E uno direbbe: "Vabbè, adesso che mi fermo", e invece no, anche quello è bello, vedere, la forma di un poro della pelle o del pelo che esce da lì, o riuscire a vedere ancora più in là. Ovviamente devi cambiare strumenti, il tuo occhio non è più sufficiente, però ho notato che tutto mi affascina e direi che la bellezza sta nella materia stessa. E basta osservarla, tutto è bello, tutto è bello. E dipende è viziato dalla distanza a cui tu lo guardi, dal tuo punto di vista, ma tutto è meraviglioso. Anche nelle forme del brutto c'è del bello, anche le forme che apparentemente cerchi di evitare c'è del bello. A me colpisce molto, ad esempio, osservare la pelle e le forme delle persone, e mi colpisce molto, ad esempio, le rughe. Un soggetto anziano, molto rugoso, se Ti fosse affascina. sì, se fosse fatta una statua come usando un modello del genere, secondo me ti colpisce tantissimo, è Eh, bellissima, nonostante tu dici: "Ma stai guardando delle rughe?" Sì, ma è bellissima, è bellissima. pensa a E te. appunto uno si deve interrogare: "Ma allora che cos'è bello?" Anch'io mi son fatto 'sta domanda 1000 volte e alla fine ero arrivato a questa risposta mia personale: tutto è bello, tutto è bello. Bisogna però Non imparare necessariamente mh, dimmi, dimmi. sapersi meravigliare, perché non basta, come dici tu, hai fatto una presentazione splendida, cioè più ti avvicini, più si apre un panorama nuovo davanti agli occhi. Tu pensi è bella la Guarda, sagoma, ti io mi sono avvicini, sempre vedi il considera volto, sì, poi vedi io la pelle, poi vedresti le cellule, poi ci sarebbe una bellezza anche negli atomi. non finisce Però più. da parte nostra quanto è importante riapprendere a meravigliarsi, perché è tutto splendido, come dici tu, se lo sai vedere, se lo sai percepire. Però se non c'è questa nostra capacità di meravigliarsi, come facciamo? E questo mi riporta un po' all'occhio spento del ragazzo dell'urlo silenzioso. Si sa meravigliare quel ragazzo? Si sa È più quello che manca è meravigliare? quello che manca nella società di oggi, lo direi anch'io, con la la meraviglia di stupirsi delle cose, di meravigliarsi di ogni cosa. Anche io a volte sembro magari un po' infantile perché mi soffermo anche magari davanti a un sasso o una pianta, come è fatto un muro, ogni cosa. Ma appunto, sarà sensibilità, io non so che cos'è, ma se ti soffermi a osservare le cose tutto è meraviglioso. E invece no, in questo modo inizia una discriminazione sociale senza pietà e senza motivo. Senza pietà e Ovviamente, senza motivo. ovviamente. E cieca dall'adulto al ragazzino. Ecco perché ho fatto il ragazzino, perché veramente lui è proprio la maggiore vittima e noi siamo i soli responsabili. Perché per quanto possa essere in gamba un ragazzo, comunque è un ragazzo. Lui Ovvio. sta imparando e tu ne sei responsabile e non ce n'è di storie. E in Ivan, qualche quello che modo dici cerchiamo di dirlo. è molto interessante e molto bello, perché come presenti le cose, e poi ti porto piano piano verso la conclusione di questa bellissima discussione, è che per avere la meraviglia, meravigliarsi in ogni istante, è un po' come se uno dovesse ritrovare gli occhi di un bambino. Il bambino si meraviglia di tutto perché per un bambino tutto è nuovo. Quindi ogni cosa che per un adulto oramai sembra banale, banalizzata, per un bambino invece è motivo di prodigio e di meraviglia perché è la prima volta. E i bambini vedono come se fosse tutto la prima volta e lo è. E l'adulto, in particolare l'artista, è secondo me quella persona che riesce a riaprire questa visione come un bambino. Ma la cosa tragica, e qui ritorno sulla tua opera e in genere su alcune tue opere che hanno poi questo filo conduttore simile, la cosa triste è vedere che dei giovani che dovrebbero avere questa pupilla ancora spalancata, piena di vita, un virgulto, cioè da questa pupilla dovrebbe traboccare vitalità, eccetera, invece sono proprio loro che hanno già spento, che hanno già chiuso l'interruttore. Quindi è orribile perché coloro che dovrebbero ancora noi tenerci in vita, noi più grandi, aiutarci a meravigliarci anche noi che siamo un po' più adulti di loro, in realtà sono loro stessi che si sono autospenti. E la grande, come dice, atto criminale, secondo me, di noi adulti è di contribuire a far sì che
nei giovani questi occhi da bambino, questi occhi che possono meravigliarsi, vengano definitivamente cuciti e spenti una volta per tutte. Tutto molto interessante, tutto bellissimo, devo dire, Ivan, in questa nostra conversazione. A questo punto, per chiudere il cerchio, quello che mi interesserebbe domandarti è veramente questo. Come artista, e principalmente come artista, cosa vorresti dire, e se lo riesci a dire in una sola frase, quasi fosse uno slogan, anche se questa parola è bruttissima dire slogan, però nella maniera più sintetica possibile, qual è il messaggio che tu vorresti indirizzare al di là delle tue opere ai giovani e qual è il messaggio ai genitori di questi giovani? Condensare tutto in una frase. Guarda, cerco di fare meglio, voglio condensare tutto in 2 parole. Una per i giovani e una appunto per gli adulti, per i genitori. Ai giovani voglio dire coraggio, sempre, bisogna sempre avere coraggio, non mollare mai. E agli adulti il messaggio è quello di reazione. Non bisogna accettare in questo modo passivamente ogni cosa. Lo scotto, se a qualcuno sta bene, non va bene per i nostri figli. Bisogna reagire. Il messaggio per i giovani è appunto non arrendersi mai, 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 mai. Ma lo voglio dire non solo come messaggio per questo momento, io penso che dovrebbe essere proprio bisognerebbe essere educati in questo modo. Bisogna essere educati in questo modo, non bisogna arrendersi mai. Se proprio bisogna cadere lottando, non Ben subendo detto, passivamente. guarda, sei proprio un uomo démodé, sei veramente un uomo di altri tempi, caro Ivan, e penso che questo fa di te Troppo gentile. qualcuno di molto prezioso. Senti Ivan, grazie davvero di questa bellissima conversazione che secondo me è utilissima, ma soprattutto secondo me c'ha il suo fascino e una profondità perché è uscito fuori da solo durante questa conversazione. Persone come te è difficile scindere l'impegno artistico, la creatività, l'elemento estetico, tutto ciò che vuoi legato al mondo dell'arte dall'elemento umano e dall'impegno come uomo. Quindi è bellissimo perché è una dote rara vedere che appunto tu coniughi in maniera perfetta il tuo lavoro creativo con un impegno umano, con un'idea molto chiara che hai dentro di te e che in un qualche modo poi si riassume ovviamente in Ivan, che al tempo stesso è un artista, è un marito ed è un papà. Quindi queste tre cose. E può essere un esempio importante per molte persone che secondo me alle volte non sanno più bene dove mettere i piedi sui loro ruoli. Non che tutti debbano fare gli artisti, però tutti lavorano. Tu hai scelto come lavoro quello di fare l'artista. Ma le altre due cose sono fondamentali, quindi se c'è il lavoro, capire come ci collochiamo come genitori e anche, se siamo uomini, come ci collochiamo rispetto alla nostra compagna. Ivan, grazie infinite, davvero bellissimo, sono stato contento veramente che sia stato questo urlo silenzioso, il filo rosso, il denominatore comune di questo nostro incontro. Ti auguro tutto il meglio e sperando magari di rincontrarci nuovamente a brevissimo. Grazie Ivan. Grazie Martino, ciao, un saluto. Grazie di tutto.